Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a ricreare un look molto sexy per l'inverno, ma qualcosa che non è pesante, che non è uno smoky, che non è too much. Qualcosa di un po' più sobrio che però secondo me è sempre sexy. Con un eyeliner sfumato, labbra nude, vi insegnerò quali sono i prodotti che potete utilizzare per ricreare un look che sembra appunto che non stiate indossando troppo make-up sul viso, ma in realtà lo stiamo facendo, quindi se siete curiosi di sapere quali sono le tecniche e i prodotti che ho utilizzato per ricreare questo look, continuate a guardare. Per la nostra base viso vogliamo un incarnato impeccabile, perché se abbiamo un appuntamento semplicemente lo facciamo per il nostro partner, vogliamo essere proprio al top, ma il segreto per essere sexy è sembrare effortless, quindi come se non avessimo in faccia tutto questo make-up. Quindi vi faccio vedere come fare dei layers e quali prodotti utilizzare per creare meno strato possibile. Iniziamo a perfezionare la base viso con il primer Touche Éclat Blur di Yves Saint Laurent, che come vi dicevo nel video precedente è il mio primer preferito per i mesi invernali. Ha dei brillantini all'interno ma poi non si vedono sul viso, vi va solo a creare una base perfetta perché riempie le lineette, i pori, senza essere too much però. Mi piace davvero tantissimo il finish del Touche Éclat Blur. Come fondotinta andate con il Luminous Silk di Giorgio Armani, è un fondo effetto acqua, quindi non fa assolutamente strato sulla pelle, vi dura a lungo ed ha una coprenza media, quindi comunque si intravede la pelle sotto e questo fa sembrare che appunto non abbiamo applicato il fondotinta quando invece lo avremo applicato. Adesso andiamo prima sul dorso della mano e vi consiglio sempre il pennello per questo fondo, perché appunto essendo a base d'acqua con la spugnetta praticamente lo andate ad annullare quasi, perché la spugnetta tende a risucchiarlo. Subito uniforma, ma è molto naturale. Una cosa a cui tengo tantissimo sono le occhiaie, poiché in questo look andiamo a fare uno sguardo sexy, allungato, eyeliner sfumato, voglio che il focus appunto sia sugli occhi che vanno verso l'alto, verso l'esterno. Se abbiamo l'occhiaia scura, ovviamente andrà ad allargare lo sguardo verso sotto e quindi l'occhio sarà un po' più cadente. L'occhiaia è anche bella, in alcuni casi, per questo look su di me io preferisco annullarle completamente, quindi vado con il correttore più coprente che conosco, che è il Born This Way di Too Faced. Il mio è nella colorazione nude, che è una colorazione pescata, come vedete, che appunto mi permette di annullare proprio lo scuro delle mie occhiaie. Se questo fosse un look da giorno mi fermerei probabilmente qua con il correttore, ma poiché voglio darvi una versione da sera, poi comunque lo potete adattare, vado anche con un correttore illuminante, il mio solito amato Vanilla di NARS, giusto per dare più tridimensionalità al viso. E immediatamente andiamo a fissare il correttore, utilizziamo una cipria perfezionante oggi, questa è quella di Charlotte Tilbury, come vedete l'amo tantissimo, e faccio prima una passata di questa perché è molto opaca, quindi va a fissare bene il prodotto. Non è una cipria economica, ma se volete sapere se minimizza i pori lo fa, quindi se è un effetto che vi piace, di cui avete bisogno, sicuramente rimarrete soddisfatti di questa cipria. Ma poiché questo è il look sexy, vogliamo essere al nostro meglio, al nostro appuntamento, io vado anche con lei. Questa è la Givenchy Prism nella versione compatta e la applico proprio sopra al contorno occhi. In videocamera non so se si riuscirà a vedere, ma dà un effetto lifting stupendo in questa zona, questa cipria, e l'ho usata dopo perché non è una cipria con cui potete fissare il prodotto, perché comunque non riesce a mantenerlo da sola, dopo un po' fa le pieghette il correttore, quindi meglio usarla dopo come finishing powder. Sono felicissima perché in questo video vado a provare un po' di prodotti nuovi per me, non che per forza sono usciti adesso, ma che mi aspetto siano spettacolari. Quindi iniziamo da questo di Nude Sticks. Io questo già l'ho usato nella colorazione
Bondi Bay, ma mi è finito e quando sono andata a ricomprarlo, poiché il Bondi Bay è un best seller, era esaurito, quindi ho detto ma sì, proviamo la colorazione Manila. E quale migliore occasione di sfoggiare un contouring un pochino più carico. Adoro il colore cioccolato al latte. Quale migliore occasione di sfoggiare un contouring un pochino più carico di un appuntamento galante di sera, no? Quindi ovviamente stiamo calme. A me questo piace applicarlo o direttamente oppure con il pennello. Vi consiglio il pennello in questo caso perché appunto non vogliamo far notare troppo il make up sul viso, quindi questa è una buona tecnica. Il colore è molto bello. Mi piace perché non è un contouring freddo, è più un misto tra bronzer e contouring, che è quello che io preferisco. Si sfuma da Dio, ma questo insomma è indubbio. Veramente ve li consiglio, questi stick di Nudestix sono veramente ottimi, soprattutto per il contouring, favolosi. Sicuramente da sera preferisco questa colorazione che è un pochino più scuretta. Bondi Bay rimarrà la mia preferita sicuramente per i look da giorno. Infatti per quello che l'ho finita, perché la usavo praticamente tutti i giorni. Ottimo, veramente ottimo prodotto. Adoro, sì, questa mi fa un effetto molto più abbronzato. E vado sempre a definire anche un pochino i lati del naso e la piega dell'occhio. Riprendo il pennello da correttore perché voglio definire un po' meglio i lati del naso, così da restringerlo, e vado a sfumare anche un po' il contouring nella parte centrale. Ok, Nudestix colorazione Manila per me è un successo, quindi assolutamente consigliato. Passiamo al prossimo prodotto nuovo, che è di Makeup by Mario. Ho preso uno dei suoi blush, è enorme, vediamo rispetto al Manila, ecco vedete, il Manila è il figlio praticamente, veramente enorme. E questa è la colorazione Plumberry. What? Questo è tutto il prodotto, questo coso enorme, ok? E questo. Non ho visto review di questi blush apposta perché quando provo un nuovo prodotto lo voglio provare davvero con voi, quindi delusa perché comunque non costa poco, a parte il packaging molto di plastica economica, è un po', sentite, un po' traballante, come se non fosse piazzato bene, non lo so. Bene, benissimo. Allora, a me questi blushing stick mi piace applicarli direttamente, quindi finger crossed. Ho l'ansia. Adoro il colore. Ok, il colore è esattamente quello che mi aspettavo, proprio un vero prugna. Andiamo a sfumare. Ok ragazzi, è sparito e mi ha fatto anche una macchia, quindi lo riprendo con il pennello. Non è omogeneo, mi sta togliendo i prodotti sotto e tipo sparisce nel nulla. Qui praticamente è rimasto attaccato dove ho la cipria, qui non c'è, ed è tipo burro di cacao, come cioè appiccicoso. Forse l'hanno fatto per usarlo senza make up sulla pelle nuda, struccata. Io non ve lo consiglio, c'è sicuramente di meglio. Quelli di Rare Beauty sono fantastici e costano quasi la metà, quindi assolutamente no, Mario, grazie. Ho sistemato questa parte riapplicando il fondotinta e ho applicato la cipria di Charlotte su tutto il viso. Blush parte 2, andiamo con il fidatissimo NARS liquido, questo è l'orgasmo, lo agito bene. Io di solito vado prima sul dorso della mano perché è davvero acqua e questo blush si comporta sempre benissimo con qualsiasi prodotto, sta benissimo sulla cipria. Vedete, è super omogeneo, non fa assolutamente strato, ma vi lascia questo effetto luminoso, si asciuga opaco e poi lascia questo effetto luminoso veramente stupendo. Come sempre mi porto l'eccesso di blush alle tempie, mi piace sempre farlo. E questa volta lo porto anche nella piega dell'occhio,
che andiamo a creare un look che appunto è molto coesivo su questi colori qua. Passiamo finalmente agli occhi. Sono curiosissima di provare la paletta I Need a Nude di Natasha Denona, che per me è una novità perché l'ho appena comprata. Ha un bellissimo specchio grande, una selezione di nude molto interessante che sembrano uguali agli altri ma sono diversi dal solito. Ci sono dei colori anche sul rosa, sul taupe, decisamente freddi, però appunto possono essere magari scaldati da questo color pesca, e poi ci sono degli shimmer veramente bellissimi. Vediamo di fare qualche swatch molto molto belli. Per il look di oggi voglio proprio utilizzare dei colori un pochino più grigio e rosati, diciamo mauve nella piega, aggiungere poi l'eyeliner sfumato e un tocco di shimmer al centro della palpebra. Quindi vado a fare un mix tra il colore Mesh e Vague, questi due, e vado nella piega dell'occhio. Perfetti! Esattamente quello che volevo. Sono molto scriventi, io sto andando veramente piano perché voglio giusto un'ombra leggera. Vado anche nella parte finale, quindi creiamo la solita forma a V e poi vado in Fair, questo colore qua avorio, e vado all'angolo interno, praticamente quasi invisibile ma vi dà giusto quel tocco di luminosità, perché per questo look appunto vi dicevo voglio creare un look quasi vedo non vedo, della serie non mi sono truccata oggi, sono bella al naturale. Non è quella cosa too much della serie voglio essere sexy, quindi metto trucco pesante, blush pesante, smokey eye. Noi invece siamo super disinvolte, ci basta giusto un pelo di make up per essere super sexy. Poi soprattutto andiamo a dare enfasi con l'eyeliner sfumato, che sarà appunto il pezzo forte di questo make up. Mettiamo un attimo da parte la palette, ci torneremo fra poco. Intanto andiamo con lo smoky shadow di Make Up Forever nella colorazione Carbon, e prendo un pennello del genere, questo è di Morphe, come vedete non è sottile, è un pennello da ombretto a setole sintetiche che aiuterà appunto a creare un effetto un po' più diffuso dell'eyeliner. Bisogna avere tanta pazienza, sfumare un po' alla volta. Ora lo prelevo direttamente sul pennello e vado ad intensificare. Questo è un prodotto che potete applicare anche all'interno dell'occhio, e per questo look lo andiamo ad applicare lungo le ciglia superiori. Ritorno alla palette e faccio un mix di due colori, questo Mia che è stupendo, bellissimo shimmer, e Delia che è un altro shimmer. Vado ad applicarli nella parte centrale sopra l'eyeliner per dare giusto un velo di luminosità. Riprendo anche un po' del colore Vague e andiamo ad intensificare giusto un pelo alla fine dell'occhio. Per il mascara anche qua voglio provare un nuovo prodotto, ho il MAC Stack che ancora non ho provato. Vediamo un po', questo è quello quello con lo scovolino grande per le ciglia superiori. In realtà l'ho comprato da un po' ma ancora non l'avevo provato. Oh wow! Mi sta dando fastidio l'applicatore perché ha tipo delle punte sopra, vedete? Che sono dure, e poiché lo passo molto vicino alla radice delle ciglia, mi gratto sotto, cioè mi vado proprio a graffiare sotto le ciglia sulla rima interna dell'occhio. Quindi non credo lo userò, ma tanto andiamo ad applicare le ciglia finte, quindi comunque per quello l'ho voluto provare. Non è male l'effetto, ma preferisco sicuramente il Monse Big. Questo, diciamo, mi ha scurito le ciglia, ma non è che ha fatto tanto. Ho anche applicato le ciglia finte, se vi interessa sapere quali utilizzo e come le applico, potete guardare il video precedente che è il make-up che sta bene a tutte, che sicuramente troverete interessante, ve lo lascio alla fine di questo video. E noi torniamo al viso un attimino con l'illuminante. Questa è la palette di Dior Glitz e utilizzo questo colore qua che è super naturale senza glitter, ovviamente naturale tra tante virgolette, ma fa un effetto di pelle naturalmente luminosa, come vedete, veramente molto molto bello. Vado un po' anche sulla punta del naso, al centro e sulle tempie e un po' l'arco di Cupido.
Per le labbra utilizzo questo matitone di Catrice, un prodotto molto economico ma che sto adorando, il colore è bellissimo, si stende bene sulle labbra, è omogeneo, dura tanto, è veramente molto molto bello, lo voglio anche comprare in altri colori e questo nella colorazione Mocha Me Happy 060. E pensavo al fatto Mocha Me Happy non ha senso, perché si pronuncia Mocha, Mocha Me Happy. Compratelo perché è uno spettacolo veramente. E concludo con l'iconico, bellissimo, Clinique Black Honey, che è perfetto per questo periodo dell'anno perché è praticamente un burro di cacao. Con l'inverno abbiamo tutte le labbra secche, adoro questi rossetti. L'unica cosa, non mi piace molto il sapore, che in realtà non ce l'ha, però quando, non so, sa un po' di chimico, però sulle labbra è bellissimo e dura anche a lungo pur essendo un rossetto appunto lucido. Bene, questo è il look terminato, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito nei commenti ditemi qual è stata la vostra parte preferita di questo video, o prodotto o tecnica, sono curiosissima di saperlo. Spero che le userete presto per appunto un'uscita galante o sexy con il vostro partner. Noi ci vediamo qui sul canale al prossimo video, ciao!